Cari amici e cari amiche, buongiorno, bentornati e bentrovati all'Aulicus Classics Club. Sapete che ormai sono diverse settimane che ci incontriamo e siamo contenti che la musica che scegliamo e che vi presentiamo vi piaccia. Andiamo a sentire oggi il maestro Torossi cosa ci farà sentire e cosa ci racconterà. Venite, seguitemi, andiamo. Romano, buongiorno. Come va? Va benissimo, grazie. Tu? Abbastanza bene. Perfettamente. Pago ancora problemi alla gamba? Problemi alla gamba. Vabbè, finché sono alla gamba, l'importante è il cervello. Il cervello che resti lì. Come va? Funziona? Ma non lo so. Certe volte vediamo adesso quello che riusciamo a dire. Certe volte ho qualche dubbio, capito? Però quando vengo qui che mi devo confrontare con te, meno male. Due squilibrati ne fanno uno sano. E quindi. Senti, comunque, ben trovato, mi fa piacere. Grazie. E come probabilmente tu sai, siamo qui per parlare di questo disco di musica barocca, che è l'ultima produzione che noi abbiamo fatto con Michele Gasbarro, che è il direttore appunto di questo gruppo che si chiama Ensemble Festina Lente. Che conosco anche io. Che in questo caso... E invece è importante perché ha fatto quest'ultima registrazione di salmi vespertini a 8 voci e il compositore è questo Virgilio Mazzocchi, che onestamente io, va bene, non sono pratico di musica barocca, io comunque questo Virgilio Mazzocchi non l'ho mai sentito. Ci vuoi raccontare te qualche cosa? Allora, esordisco dicendoti che anche io l'avevo sentito poco, quindi siamo pari. Sono andato a cercare notizie e naturalmente trattandosi effettivamente di un minore, non è che le notizie siano tantissime e soprattutto non sono così pittoresche come lo potrebbero essere di altri compositori più vicini. Comunque te le vado a raccontare, guarda. Intanto mi devo mettere gli occhiali perché sennò... Non facciamo imprudenza. Appunto. Allora, dunque, Virgilio Mazzocchi viene al mondo a Civita Castellana, dove studia nel seminario e presto è avviato alla vita ecclesiastica, come spesso succedeva a chi si occupava di qualunque genere di studi. Diventa maestro di cappella, ma poi appena può scappa a Roma. Evidentemente Civita Castellana non doveva essere un posto così ridente. Di grandi sbocchi poi. Ecco. Qui si mette sotto a studiare con risultati così buoni che presto comincia una buona carriera con la nomina di maestro di cappella della Chiesa del Gesù, una delle chiese più importanti di Roma. Nel 1628 al Collegio Romano c'è l'incontro che cambierà la sua vita, prima in bene, poi in benissimo, ma alla fine in male. E adesso andiamo a raccontarlo. Certo, interessantissimo. Conosce il cardinale Francesco Barberini, nipote del Papa Urbano VIII. È un colpo di fulmine, il cardinale apprezza molto il lavoro di Mazzocchi e decide di dargli il suo patronato. E qui lui parte naturalmente. Parte in tromba, Intanto la sua carriera prosegue con incarichi sempre più importanti, maestro di cappella a Sant'Antonio dei Portoghesi, poi a San Giovanni in Laterano e finalmente, questo è proprio il punto d'arrivo, alla Cappella Giulia in San Pietro, incarico che mantiene per tutta la vita. Cappella Giulia in San Pietro. Quindi è il massimo. Per quell'epoca che significa una nomina di questo genere. Qui stupisce i contemporanei con esecuzioni di grande splendore sonoro grazie alla sapiente disposizione degli esecutori, alcuni nella lanterna della cupola, altri sparsi nelle cappelle della cattedrale con immaginabili strabilianti effetti di eco. Ma tu cioè si era inventato la stereofonia. Ti rendi, stavo pensando proprio a questo. Quindi era anche un regista, questo qua, proprio questo
ha trasformato San Pietro in uno studio di registrazione, Esatto. semplicemente sfruttandone le qualità acustiche. L'eco della cupola, fantastico. Bravissimo, Sì. bravissimo questo Mazzocchi. E poi continua con incarichi su incarichi, virtuoso al diretto servizio del cardinale Barberini, maestro di cappella dell'Oratorio dei Filippini, a San Lorenzo in Damaso, a Sant'Agata dei Goti, a San Giacomo alla Lungara, a Santa Chiara, a Santa Maria in Aquiro. Quindi Ma si è fatta tutte le chiese di Roma, praticamente. E quella era il corso degli onori del maestro di cappella dell'epoca. Assolutamente. Il massimo livello lo raggiunge quando il suo protettore diventa arciprete della Basilica di San Pietro. È al top. Allarga la sua attività alla direzione di splendide rappresentazioni teatrali a Palazzo Barberini, sempre il cardinale Barberini di cui parlavamo prima, a quello della Cancelleria e a Palazzo Rusticucci. Purtroppo, e qui arriviamo al peggio, nel 1644 la festa finisce con la morte di Urbano VIII anzi, e la reazione del Papa successore contro la famiglia Barberini, che provoca la fuga, insieme a tutti gli altri parenti, anche del cardinale Francesco verso la Francia. Mazzocchi, proprio a causa di questo fatto, perde all'improvviso tutto il castello di contatti, protezioni che aveva, tutto quanto. Certo. E allora che cosa fa? Decide, come chiunque che perda la partita, di ritirarsi al paesello. Torna a Civita Castellana, dove però si ammala e muore in poche settimane, come succede a chi va in pensione dopo una vita di attività intensa, così. È lo shock della fine del potere, della gloria. Poi giovane. Giovane, appunto. Come era Virgilio Mazzocchi noi non lo sappiamo, ma un suo contemporaneo lo descrive piccolo di statura e pieno di corpo. A metà del Settecento esisteva un suo ritratto acquistato dall'organista Gaffi, i cui eredi lo tenevano appeso in cucina. Non è un posto molto onorario per un ritratto messo. Da dove tentò invano di acquistarlo il famoso musicologo Padre Martini, non glielo vollero vendere ed è andato perduto. Quindi noi non sappiamo in realtà che aspetto avesse questo maestro Mazzocchi, però lo possiamo, ricostruire ascoltando la sua musica eseguita appunto da questo gruppo del quale tu ci parlerai. Stefano, quello che ci hai raccontato su Mazzocchi era veramente delle notizie incredibili. Un po' curioso, no? Veramente, veramente curioso. Ma comunque una buona musica. Su questo non avendo fatto, oltre un altro, ma anche questo disco di Mazzocchi, ottima musica e soprattutto benissimo interpretata ed eseguita. Questo perché è stato realizzato da questo gruppo che si chiama Ensemble Festina Lente, che è veramente uno dei gruppi di musica barocca, di musica antica, ma barocca in particolare, più noti in Europa. Infatti questo gruppo molto noto in Francia, per esempio, dove ha preso dei premi, ha avuto delle menzioni su riviste specializzate, Le Monde de la Musique, che è veramente un giornale che gode del massimo credito, e dietro questo gruppo Ensemble Festina Lente c'è il suo direttore, un personaggio veramente, devo dire, notevole, che conosci anche tu, che si chiama Michele Gasbarro. Michele Gasbarro è veramente un appassionato cultore di musica antica, anche lui nella fattispecie però la musica barocca. Tant'è che lui ha organizzato a Roma un festival importante che si tiene ogni anno e che si chiama Festival di Barocco a Roma. Roma Festival Barocco, che praticamente è stato fatto una ventina d'anni fa. Sì, quindi è un evento che praticamente va avanti da 20 anni
e ha sempre un grosso credito quando fanno i concerti nelle chiese. Nelle chiese, ecco. Quando fanno i concerti nelle chiese c'è veramente una quantità di pubblico straordinario, pensando che poi stiamo parlando di musica barocca, capito? non è facile, 600, no, 700, certo, che certi brani non sono facili assolutamente sono a capire, impegnativi anche dal punto di vista musicale, ma nell'esecuzione. Ma scherzi, Tra certo. l'altro perché all'epoca si suonava con degli strumenti che praticamente assomigliano a quelli di oggi, Sì. ma erano nettamente tecnologicamente più primitivi e Esatto. quindi davano sì un senso musicale forse più vero, ma forse davano un'interpretazione diversa da quella che facciamo imprecisione nell'intonazione. Esatto, Però un fatto tecnico. è un fatto assolutamente. tecnico, capito? Certo. L'ensemble Festina Lente è quindi una figura artistica molto importante nel panorama della musica barocca, per tutte le ragioni che vi ho detto prima. E ancora di più adesso vi voglio citare un particolare a proposito dell'ensemble Festina Lente, che è una collaborazione che praticamente Aulicus Classics sta portando avanti con pazienza e con attenzione, perché meritano di essere seguiti. E volevo comunque richiamare la vostra attenzione sul fatto che noi dell'ensemble Festina Lente abbiamo già parlato nel nostro filmato, il quinto episodio mi pare, e l'abbiamo fatto all'epoca perché? Perché con Festina Lente noi abbiamo fatto già un album di musica barocca che era la prima registrazione al mondo mai fatta di questi brani musicali. È stato praticamente un grosso lavoro, perché era una prima lettura, hanno dovuto trovare tutte le partiture musicali, non è stato un discorso facile. Qui in queste cose qua, in questa operazione particolarmente Michele Gasbarro, il direttore dell'ensemble Festina Lente, è stato veramente bravo. Comunque, se vi interessa, ricordatevi che nel nostro episodio, chiamiamolo nel nostro incontro numero 5, abbiamo parlato già di questo disco. Invece, per l'altro, composto da Virgilio Mazzocchi, di cui Stefano ci ha parlato ampiamente, dandoci delle notizie incredibili sulla storia di questo compositore, di questo compositore che ha avuto anche lui una notevole produzione artistica, abbiamo scelto i Salmi Vespertini, abbiamo scelto il direttore artistico Michele Gasbarro, ha scelto questi Salmi Vespertini a 8 voci perché è un brano rappresentativo molto importante di tutta un'epoca storica e di questa corrente musicale. Benissimo, allora vi ricordiamo, grazie di tutto, è stato un piacere e speriamo che anche questa volta siamo riusciti a divertirvi. Vi ricordiamo di iscrivervi in ogni caso al nostro canale per non perdere i prossimi episodi e metteteci un like, così ci danno una mano a crescere. Grazie e arrivederci. Addio.